Ragazzi, benvenuti a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un modulo veramente fantastico, come quelli di ogni settimana ragazzi. Questo modulo, finalmente, dopo tanti tentativi, siamo arrivati alla conclusione di un modulo semplice, classico, ma comunque sempre super efficace. Andiamolo subito ragazzi a vedere, ed eccolo proprio qui. Ragazzi, un modulo che si trova tranquillamente da il cambio formazione, basta andare a selezionare 4-1-4-1, abbiamo il modulo. Io l'unica modifica che ho fatto, come potete notare, è stato alzare uno dei due esterni perché volevo che ci fosse, diciamo, un pochino più di presenza, no? Nel senso, va bene che uno torni, ma l'altro volevo proprio un pochino che stesse un pochino più su, proprio per sfruttare al meglio le ripartenze. Poi con il contropiede veloce ragazzi si addice molto bene. Con gli altri stili funziona lo stesso, è un modulo, ripeto, molto divertente, che va bene sia per giocare in verticale che in orizzontale, perché guardate quante linee di passaggio possiamo avere, quindi va benissimo anche per i possesso palla, per i vie laterali. È un modulo ragazzi completo, veramente di tutto, che vi farà divertire anche perché si creano tante triangolazioni, ma ragazzi con le istruzioni che ho dato io e soprattutto con gli stili di gioco che ho dato io. Quindi mi raccomando, guardate il video fino alla fine perché ci sarà veramente da spiegare un paio di cose interessanti per farlo funzionare bene. Partiamo ragazzi dal portiere, che io diciamo è forse l'unico ruolo nella quale vi direi mettete un po' chi volete voi, perché ho notato che tanto non c'è questa gran differenza. Delle volte anche il portiere difensivo esce, delle altre volte quello offensivo rimane fra i pali, quindi mettete un po' chi volete voi. A destra ragazzi io ci metto un terzino offensivo. Mi raccomando ragazzi, seguite alla lettera questi stili di gioco, perché l'ho provato in tante altre mille salse e almeno per come gioco io non mi piaceva. Con questi stili invece ho iniziato veramente a divertirmi e a vincere un bel po' di partite consecutive. Cafu terzino offensivo ragazzi, deve essere una carta che sa fare bene sia la fase offensiva che quella difensiva. Quindi importantissimo, mi raccomando che abbiate un terzino un po' con queste caratteristiche. Va bene anche per dire un Alexander Hatton, un Cancelo, insomma un terzino un po' con quel piglio, no? Bravo tecnicamente, che attacca, che crossa bene. Caratteristica importantissima ragazzi di tutta la difesa ovviamente è la velocità. Importante ragazzi, ormai con gli attaccanti veloci che stanno uscendo ogni settimana fra pot, fra leggende, epiche e chi più ne ha più ne mette ragazzi, dove hanno ormai 105 di velocità e di accelerazione, avere un giocatore che ha 85-83 di accelerazione e di velocità, capite bene che diventerebbe impossibile giocarci contro, perché è come far fare uno scatto a una 600 contro la Ferrari della Formula 1, è un po' diciamo lo stesso tipo di paragone. Quindi dicevo, quando andate a mazzarli mi raccomando considerate sempre quello. Poi ovviamente un po' di difesa, la tecnica, deve anche saper crossare, se poi crossa e tira anche e calcia anche bene, meglio ancora. Quindi i centrali di difesa ragazzi sono due stili diversi. A destra io ci metto un incontrista, ok? Io ho questo Van de Ven, ma va bene anche un altro giocatore. Con velocità, mi raccomando, sempre accelerazione, poco importante, lui ce l'ha, ma non l'ho livellata io. La velocità, ragazzi, è importante per i difensori, perché è quella che ci permette di recuperarla gli attaccanti. Ormai anche questi giocatori che qualche periodo fa erano straveloci, ormai stanno diventando invece un pochino meno performanti da questo punto di vista, perché chiaramente uscendo così tante leggende, così tanti attaccanti che invece hanno altre caratteristiche ancora più potenziate, è ovvio che questi un po' adesso perdono, però per ora fanno sempre il loro lavoro. Incontrista quindi con che caratteristiche? Velocità, difesa e tecnica. Sugli altri ragazzi adesso andrò un pochino più veloce, tanto le cose essenziali da dirvi su tutta la squadra, bene o male, su come livellarli, il discorso velocità ve l'ho già detto. Quindi anche qui Maldini una leggenda, un terzino difensivo, ma ragazzi io metterei anche uno sviluppo, e il fatto è che questo Maldini è talmente forte che metto lui, tanto come movimenti li fanno simili, ho notato giocando a difensore centrale, quindi lascio lui. Se non avete un terzino difensivo, ripeto, sviluppo, velocità, difesa ragazzi, tecnica, colpo di testa, contatto fisico, insomma tutti i vari parametri da difensore.
Dall'altro lato sempre un altro terzino difensivo, ragazzi. Io vi consiglio qui metterci un terzino difensivo col fatto che dall'altra parte abbiamo uno terzino offensivo, e quindi mi raccomando questa carta. Tra l'altro dobbiamo avercela un pochino tutti, velocità, difesa, tecnica se ce l'abbiamo meglio, ma altrimenti possiamo anche un pochino sorvolare, tutti insomma i parametri a difensore, quindi il salto, il contatto fisico, il colpo di testa, insomma io l'ho maxata in questa maniera ed è una carta, comunque c'è anche il booster su duelli, quindi è una carta che veramente fa divertire. In mediana, ragazzi, io ci metto un incontrista. Va bene anche un onnipresente, attenzione, ma questo mediano per me è imprescindibile ormai nelle mie rose, fa tutto, è bravo a impostare, è bravo a difendere, è veloce, ha fisico, è molto resistente, ragazzi, un giocatore veramente completo. Se non avete lui va bene, ripeto, anche un onnipresente barra collante. Provate un pochino voi. Io, come già detto in altri moduli, mettendoci il collante noto che un po' si spezza la squadra. Abbiamo poi molta presenza, diciamo, in attacco, con tutti i vari Kite, Snyder, Barella e via dicendo, e il centrocampo che mi rimane un pochino basso, quindi preferisco più un incontrista, anche perché poi, ragazzi, ci sono da vedere le istruzioni, attenzione. Davanti a lui, ragazzi, ci metto 2 trequartisti, quindi comunque un centrocampo offensivo, un centrocampo che ci permette sia di palleggiare ma allo stesso tempo anche di andare proprio ad attaccare. Ci metto un regista creativo, ok, a destra. Importantissimo, ragazzi, che sia bravo tecnicamente, che sappia calciare bene. Questo Snyder sa fare tutto, e alle volte si inserisce anche, quindi veramente veramente top. Qui invece a fianco possiamo scegliere di mettere o il giocatore chiave o l'onnipresente. Li ho provati entrambi e funzionano bene entrambi, però questo Barella, a dire il vero, è quello che un pochino mi convince di più, ed è un onnipresente, quindi vedete un pochino voi, insomma fate voi i vari test per come giocate voi, per che stile di gioco squadra avete, perché anche quello può essere magari importante da capire per poi scegliere il giocatore giusto. Ma fatto sta, ragazzi, o l'onnipresente o il giocatore chiave funzionano entrambi. A sinistra, ragazzi, un'ala prolifica, ok? Quindi importante che questo giocatore vada proprio ad attaccare bene la profondità, velocissimo, dribbling, tecnica, calcia bene, bel tiro a giro, ragazzi, c'ha tutto. Possiamo metterci anche un taglio al centro, attenzione, va bene anche un taglio al centro, io l'ho provato e funziona, e va bene anche eventualmente un giocatore chiave, ok? Quindi se abbiamo un giocatore chiave come esterno possiamo provarlo. Vi dico anche un'ultima, proprio che adesso mi è venuta in mente mentre stavo scorrendo, va bene anche un opportunista. Ragazzi, io in panchina mi porto il mio amico Boga, che è diventata veramente una carta ormai molto divertente, che un opportunista può fare anche all'esterno, come potete vedere dalla mappa, e ragazzi lo fa molto bene, diciamo anche lui tacca bene la profondità, ha un bel tiro a giro, quindi dall'altro lato ci metto sempre un'ala prolifica o giocatore chiave. Però siccome giocatori chiavi, ragazzi, CLD fortissimi, qualcuno l'ho provato ma non mi convincono, allora ho preferito metterci un'ala prolifica, tanto comunque anche lui tenderà sempre a buttarsi nella profondità un po' come il giocatore chiave. Da questo punto di vista possiamo dire forse che sono simili, caratteristiche un po' come l'altro esterno, velocità, tecnica, una buona finalizzazione, un bel tiro a giro. Lui tra l'altro ha anche istinto attaccante, non gli ho ancora dato il secondo boost perché non è un giocatore che ultimamente stavo usando tantissimo, ma comunque, ragazzi, un giocatore che ci dà molto manforte in fase di attacco, ma che comunque ci sa dare una mano anche a centrocampo, perché Kite comunque, per chi se lo ricorda, quando giocava faceva proprio l'esterno di centrocampo, comunque un giocatore che delle volte oltre che sulla fascia lo trovavi anche quasi in mezzo al campo, no? E il CLD riprende proprio un po' questo tipo di ruolo. Davanti poi, ragazzi, fondamentale avere un opportunista. Ok, questo Mbappé per me è fondamentale, è fortissimo, veramente segna dappertutto, fa un sacco di gol, molto molto divertente come carta. Caratteristiche anche qui: velocità, dribbling, finalizzazione, tiro, le solite cose dell'opportunista, ragazzi. In panchina mi porto velocemente, vi faccio vedere un po' i sostituti di tutti i ruoli che ho. Questo Xabi Alonso, pur essendo un tra le linee, può funzionare come mediano, quindi prendete in considerazione anche l'ipotesi di un tra le linee, come questo Pirlo, chiaramente, che lui può fare anche il CC volendo.
Modric può fare anche il trequartista e me lo porto perché come sostituto di Sneijder o Barella è veramente top. Matthaus idem, sostituto di Barella o di Sneijder, giocatore chiave. Bebeto, ragazzi, una carta particolarissima, senza palla ma che funziona, un senza palla veramente veramente interessante. Serginho, qualora volessi giocare con i traversoni e quindi uno specialista di cross come lui, fa il caso nostro. Dall'altro lato mi porto comunque trequartista barra CL di Olise, una carta anche lui molto interessante. Drogba per i cross famosi di Serginho e a fianco a lui Boga, che appunto può fare un po' tutti i ruoli in fase di attacco, quindi dove c'è bisogno diciamo che lo possiamo inserire. Prima di farvi vedere però, ragazzi, le istruzioni individuali, che tanto voi lo so che state aspettando proprio quelle, vi volevo ricordare dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo, dei prezzi veramente veramente ribassati. Non vi costa nemmeno un centesimo in più, è solo un modo per supportare il canale. Passando al link che trovate in descrizione mi supporterete e basta, senza spendere nemmeno un centesimo di più. Uguale, ragazzi, per quanto funziona invece per gli abbonamenti. Gli abbonamenti invece trovate sempre il link in descrizione, ma sono a pagamento. Hanno un piccolissimo costo, ragazzi, di 1 euro barra 2 euro, cioè una cosa chiaramente per quasi tutti almeno penso irrisoria, ma che per me invece potrebbe diventare molto importante per la crescita e lo sviluppo sempre del canale. Io vi ringrazio per tutto il supporto veramente che mi date con i commenti qui sul nostro gruppo Telegram, in tutte le varie chat, nelle chat private che create insieme a me per chiedermi magari consigli, per i video che mi chiedete personalizzati su di voi a chi ha fatto l'abbonamento. Quindi io, ragazzi, veramente di questo ne sono grato e fiero, quindi un grazie soprattutto anche a chi lo farà prossimamente. Vi faccio vedere subito, ragazzi, le istruzioni, che sono semplicissimi, ovvero non ci sono. Sorpresa, ragazzi, questo modulo funziona senza istruzioni. Quindi mi raccomando, non fate anche voi l'errore, come ho fatto io i giorni scorsi, di provare 10.000 alternative, 10.000 cose, quando invece alla fine bastava non dare istruzioni e il modulo girava, che è una meraviglia. Quindi i moduli, come vi dico sempre, per chiudere appunto, provateli prima di tutto senza nessuna istruzione. Ragazzi, solo così vi accorgete se un modulo veramente fa per voi e un modulo gira. Poi eventualmente dopo date magari una istruzione, non riempite troppo, salvo casi particolari. A volte riempio anche io tutto, a volte c'ho tutti gli slot pieni, però di solito, almeno per i più affezionati che mi seguono, sanno che io ho due istruzioni principali: il contropiede alla punta e il difensivo al mediano. Stop. Il resto delle cose è raro che le dia, perché? Perché comunque vanno a modificare quello che è l'andamento e i movimenti della squadra. In questo caso, ragazzi, senza istruzioni gira che è una meraviglia. L'ho provato un po' con tutti gli stili e funziona con tutti gli stili, quindi non vi resta, ragazzi, anche a voi che provarlo. E mi raccomando, fatemi sapere qui nei commenti che ne pensate, o su Telegram o dove preferite voi. Basta, ragazzi, che mi fate sapere. Io vi ringrazio di essere stati ancora qui con noi. Alla prossima dal vostro Luca Taran. Ciao!